Ciao amici, ben ritrovati sul mio canale. So che è passato tanto tempo e non vedevo l'ora di tornare con un nuovo video. Come vi ho spiegato, ho preso una piccola pausa da YouTube, semplicemente non perché la volessi, sì, diciamo anche di sì. Ho preso una piccola pausa perché comunque abbiamo avuto problemi di salute in famiglia, con i miei nonni, e per cui mi sono sentita proprio di dover staccare un attimo. Non mi andava di raccontare cose, prima di tutto non bellissime e poi private, per cui eccoci qui, sono felicissimissima, anche perché fare comunque video, vlog mi piace da morire. E per chi comunque fosse interessato ai miei video ve lo dovevo tornare, per cui eccomi qui, senza più frangia, addirittura. Che news, mi è cresciuta ovviamente dopo tutti questi mesi. Spero che anche voi stiate bene, che nonostante tutto questo periodo di, diciamo, novità negative dovute a Covid e quant'altro, stiate bene. E nulla, in questo vlog diciamo che vi farò vedere la mia partenza, la nostra partenza per la montagna. Andremo in questa casa che ha mio papà con i suoi fratelli vicino, in montagna vicino a Bobbio, nel Piacentino, e staremo lì giusto qualche giorno per prendere un po' di aretta fresca con i nostri cani, i nostri 4 pastori tedeschi, e che poverini stanno un po' soffrendo il caldo comunque essendo in città, per cui andiamo. No, non scappare, non scappare. Questa è Molly, saluta Molly. Ciao. Oh! È un po' selvatica, però lei è la nostra nuova gattina, volevo farla vedere insieme a Joy. Vi faccio vedere anche lei. E tu cosa fai qui? Joy, fatti vedere in camera. Lei è Joy, l'altra nuova arrivata. Piange sempre, una piagnona. Eccoci. Un altro mio gatto bellissimo. Io sono una gattara, per cui outfit del giorno: jeans chiaro con camicia di jeans che tra l'altro era di mia mamma, è un po' oversized, un po' grande, sotto una magliettina bianca semplice. E adesso prepareremo, credo, un po' le valigie. Non ho molto da preparare, nel senso proprio il minimo indispensabile, poi comunque essendo in montagna un gatto matto non mi porterò granché. Andrò a fare un po' di corsetti, andremo magari in Trebbia, che è questo, per chi non lo conoscesse, comunque è un fiume molto pulito dove ci si può fare il bagno, molto bello anche per portare i cani. Ok, questa è la valigia che mi porterò, piccolina, almeno per 4 giorni direi che va più che bene. Ora iniziamo a riempirla di vestiti. Vi faccio vedere cosa mi porto. Cosa fai? Monella, questo gatto è molto monello, dovete sapere. Ok, tutto pronto, mi sono anche cambiata, ho tenuto sui jeans comunque da farà freschino, per cui vanno più che bene, e ho messo questa semplice t-shirt beige perché è più comoda, più semplice, e poi sneakers. Ora aspettiamo solo che mio papà ci venga a prendere e siamo pronti.
Eccoci qui, finalmente arrivati, vi faccio vedere, siamo nel mezzo del nulla, proprio nel senso della parola. Qui potete vedere, credo, una mucca là in fondo, aspettate che... e qualche altra mucca là al pascolo. Sono circa le 7, per cui il sole sta scendendo. Questa è tutta la casa di mio nonno, il papà di mio papà, che stanno ristrutturando, eccetera. Abbiamo portato i nostri cani con noi, c'è mio fratello, mia mamma, un suo amico, e veramente siamo nel mezzo del nulla, è veramente bellissimo. Andremo a fare tante passeggiate, l'aria è fantastica, è fresco. Ci sono anche loro, ovviamente, uno. Max, Artù e Jenny. Jenny, mio fratello. Jenny. Artù, sei felice? Buongiorno, sono le 7:30 del mattino, siamo appena svegliati, come potete vedere dalla faccia, senza filtri, e questa è la mia vista dalla mia camera. Praticamente si sentono un paio di uccellini cinguettare e basta. Quindi molto rilassante, tutto tranquillo. Anzi, ti fa venire voglia di dormire ancora di più, ma ho voglia di andare a girare, esplorare, camminare, per cui ci siamo svegliati presto. E buona giornata a tutti! Siamo pronti per andare a esplorare, andare a camminare. E alle mie spalle vedete i miei cani, uno e due, le due femmine, Jenny, la mamma, e Lady. E questo è il mio outfit, leggings con felpa e sneakers, perché il mattina c'è un po' freschino, ma poi la temperatura sale un pochino, per cui toglierò la felpa. Appena prima di partire mi sono goduta qualche secondo di relax seduta su quest'amaca circondata dai miei cani. Max? Dopo è iniziata l'avventura. Abbiamo percorso un pezzo di strada in macchina per poi continuare chi a piedi, chi con il quad verso il Monte Asarei. Oddio, sto morendo. Ossi me lo dice sempre che devo migliorare il mio cardio. Effettivamente, guardate che bello però. Wow. Tenuta sportiva. Mentre io cammino, questi sono mia madre e mio padre. Bella la vita così. È stata dura, ma ne è decisamente valsa la pena. Guardate che panorama. E guardate un po' che abbiamo avuto la fortuna di incontrare. Sì, state vedendo bene. Abbiamo incontrato una centinaia di cavalli liberi allo stato grado e addirittura un paio di loro si sono fatti accarezzare. Poi è stato il momento di andarsene e hanno iniziato a seguirci. È stato davvero un'esperienza unica e indimenticabile. Finalmente nel mio lettino, pronta a dormire. È stata una giornata bella piena, sveglia presto, abbiamo fatto un bel po' di camminate su per i monti, giro con le moto, poi abbiamo visto i cavalli, i bufali, un sacco di animali, cose belle. E niente, ora abbiamo fatto anche un saldo giù in paese e ora ci prepariamo ad andare a letto perché domani porteremo i cani in Trebbia, quindi questo fiume che c'è qua dove si può fare il bagno. Andremo presto, appunto, in modo da evitare che ci sia la ressa di gente, perché avendo i cani
non ci sembra il caso, per cui a domani, buonanotte. Ed eccoci qui il giorno dopo, tutti al Trebbia, con 2 dei nostri cagnoni, i 2 cuccioli, Max e Lady. E poi è stato il mio turno di fare il bagno. L'acqua era davvero ghiacciata, ma ce l'ho fatta. Nel primo pomeriggio siamo tornati a casa dagli altri nostri 2 cagnoni e abbiamo deciso di rimanere nei dintorni a girare un po' in moto, col quad, correre, giocare con i nostri cani, insomma. Poi più tardi, verso sera, la nostra vicina di casa, che ha una grandissima fattoria, ci ha chiamato a vedere questi anatroccoli appena nati. Oddio, la bellezza! Avrei voluto portarmeli a casa tutti. Oggi siamo a Bobbio. Stiamo facendo un giro al mercato e vi faremo vedere intorno il paesino. Bobbio è un piccolo paesino medievale di all'incirca 3.500 abitanti in Val Trebbia ed è stato nominato il borgo più bello d'Italia nel 2019. Guardate che belle queste viette particolarissime. Tra i prodotti tipici culinari della zona ovviamente possiamo trovare i salumi molto conosciuti in tutta Italia, tra cui coppa, salame, pancetta, ma molto diffusi e famosi sono anche i funghi, tra cui il famoso porcino. Bobbio è un piccolo centro, ma la densità di arte e cultura che troverete è qualcosa di unico nel suo genere e vi innamorerete delle stradine di ciottoli e degli edifici in mattoni di questa cittadina medievale. Bobbio acquisisce poi tutta la sua importanza a partire dalla colonizzazione romana, quando venne edificata la porzione del ponte oggi nota come il Ponte Gobbo, per diventare nell'Alto Medioevo uno dei centri più importanti del monachesimo attuale. Infatti, proprio a Bobbio, il monaco irlandese San Colombano fonda un monastero che in breve tempo sviluppa una delle biblioteche più importanti e prestigiose di tutta la cristianità e dove sono conservati ancora oggi alcuni dei manoscritti latini più antichi e pregiati della storia. Siamo arrivati sul ponte, vi faccio vedere la vista da qua. C'è gente che comunque fa il bagno perché si può. Ecco qui. Durante la nostra ultima giornata in montagna abbiamo deciso di visitare Bruniello, che ad essere sincera è il mio paesino preferito. È un minuscolo borgo nella provincia di Piacenza arroccato su uno sperone di una roccia a strapiombo sul fiume Trebbia, proprio dove il fiume fa una curva, creando così un canyon spettacolare. A Bruniello risiedono solamente 11 abitanti, pensate un po', poche case, una chiesa e un hotel-ristorante per i turisti che vengono a visitarlo. Diciamo che questi giorni sono stati piuttosto rilassanti, a parte comunque molte camminate. Ovviamente quando vai in un posto che è a casa tua, non sei in albergo, non sei in hotel, devi comunque fare sempre un sacco di cose e siamo stati immersi nella natura. Dove abbiamo la casa non c'è veramente niente, quindi neanche la connessione bisogna spostarsi per avere internet. È stata, diciamo, un buon detox da internet, un po' dalla vita di città, e spero che questo mini vlog vi sia piaciuto. Sono molto felice di essere tornata e sono molto positiva sul fatto che farò video più spesso in modo più costante adesso che la situazione sta piano piano migliorando, per cui ci vediamo nel prossimo vlog.